Oggi parliamo della triste verità che si cela dietro a molti degli autoritratti di Vincent van Gogh. Su Van Gogh è stato scritto, detto tantissimo. È un artista che continua ad influenzare tutta l'arte in generale e tutto il nostro mondo. È facile trovare e vedere persone che hanno La notte stellata come cover dell'iPhone, è facile trovare delle mostre 3D con i visori che ci immergono all'interno dei quadri di Van Gogh, ma se c'è una cosa che continua a parlarci direttamente è la sua arte e quindi i suoi dipinti. Dipinti che però sono inscindibili da tutte le lettere che Van Gogh scrisse e spedì nella sua vita. Per rispondere proprio alla domanda degli autoritratti faremo riferimento a una di queste lettere, ma prima parliamo brevemente delle lettere a Teo. Come vi ho detto, le lettere di Van Gogh sono tantissime e la decisione di pubblicarle venne proprio al fratello Teo, che proprio sul punto di espiare disse una frase del genere: sarebbe bello pubblicare ciò che Vincent pensò pur rimanendo se stesso. E sarà proprio sua moglie a pubblicare una prima edizione, ma solo 30 anni dopo suo figlio, ovvero il figlio della moglie del fratello di Van Gogh, decise di pubblicare tutte le lettere, arrivate in Italia in un'edizione molto complessa da trovare. Esiste però questa versione tascabile che vi metto in descrizione che contiene 97 delle lettere che Van Gogh scrisse al fratello Teo. Per chi non sapesse niente del fratello Teo, il loro rapporto è molto commovente, perché immaginate che il fratello di Van Gogh era un mercante d'arte e Van Gogh un povero pittore, e per tutta la vita sarà proprio il fratello a sostenerlo economicamente, comprandogli non solo da mangiare ma anche le tele e soprattutto i colori. Quindi all'interno di queste lettere troverete Van Gogh che ringrazia fratello, Van Gogh che esplicita alcune delle sue idee sul colore, sulla letteratura, sulle lingue. La maggior parte furono scritte in olandese, ma ce ne sono anche alcune scritte in francese e addirittura 3 scritte in inglese. La cosa che si può dedurre anche leggendo queste lettere è l'insinuarsi un po' sinistro della malattia che andrà sempre avanzando all'interno della mente e del corpo di Van Gogh. Troviamo alcune lettere che parlano della sua convivenza con Gauguin, il famosissimo evento del taglio dell'orecchio poi donato a una prostituta. Van Gogh si avvicinò prima direttamente a Gauguin con una specie di lama, ma poi lui, guardandolo fisso, lo allontanò e successivamente troviamo l'atto dell'orecchio tagliato, mutilato e donato a una prostituta. E un'altra cosa che si deduce all'interno di questo libro è il suo amore per il lavoro, che nel suo caso è la pittura. Troviamo tantissime frasi di lui che mette in evidenza come senza la possibilità di lavorare sarebbe un uomo a metà, un uomo morto, che in realtà non è mai riuscito a concludere niente nella sua vita che lo appagasse pienamente. E anche le sue opere, comunque, bisogna dirlo, non lo appagano mai del tutto. Grazie a Dio ho il mio lavoro, ma anziché guadagnarmi del denaro con esso, ho bisogno di denaro per poter lavorare. Questo è il guaio. Questi sono i fatti. La mia ferma decisione è di essere morto a tutto tranne che al mio lavoro. Se sono solo, in fede mia, non ci posso far niente. Allora ho meno bisogno di compagnia di quanta me ne potrebbe dare un lavoro senza respiro. Ed ecco perché chiedo perentoriamente tela e colori. Solo così sento la vita, quando riesco a spingere a fondo il mio lavoro. Vi ho fatto intuire quanto fosse importante il lavoro per Van Gogh. Considerate che nel suo ultimo periodo di vita riesce a dipingere più di 80 tele in 2 mesi, cosa che, come potete immaginare, è molto complessa, soprattutto se poi si vanno a vedere queste tele e l'importanza che hanno avuto. Ma la cosa triste che molto spesso accade è che questi grandi autori hanno un riconoscimento solo post mortem. Questa è una condanna dei veri artisti, capita sempre e molto spesso così. Molto raramente, soprattutto in passato, gli autori e gli artisti venivano riconosciuti prima della loro morte. C'è sempre un intervallo che serve ai critici e ai fruitori per comprendere la grandezza che si trovano davanti. Questo è stato anche il caso di Van Gogh, che nella sua vita riuscì a vendere solamente un quadro. Ma questo problema qui, il fatto di non essere riconosciuto, il fatto di essere privo di soldi, lo ha portato anche ad un'altra problematica, che sarà poi anche la risposta che si collega all'inizio del video. Cioè lui era talmente povero e allo stesso tempo scansato, non apprezzato, che faceva tantissima fatica a trovare dei modelli, delle persone che volessero star lì ed essere ritratte da lui, cosa che ci sembra assurda, ma in realtà ai tempi era così. E tutto questo ci viene raccontato in un modo molto brutale quando Van Gogh, a metà di agosto del 1888, scrive questa lettera a suo fratello Teo. In questo momento sto lavorando a uno studio simile a quelli dei battelli visti dall'alto di una banchina. I 2 battelli sono di un rosa violaceo, l'acqua è molto verde, niente cielo, una bandiera tricolore sull'albero, un operaio con una carriola scarica della sabbia. Ne ho fatto anche un disegno. Hai ricevuto i 3 disegni del giardino? Finiranno per non accettarli più alla posta perché il formato è troppo grande. Temo che non avrò una bella modella.
Mi aveva promesso, ma poi, a quanto pare, ha guadagnato di più andando con un uomo e ha di meglio da fare. Era straordinaria, lo sguardo come quello di Delacroix e uno strano primitivo portamento. Prendo le cose con pazienza perché non posso prenderle altrimenti, ma è seccante questa continua contrarietà con i modelli. Se dipingessi più pulito, la gente non avrebbe vergogna a lasciarsi fare il ritratto, ma credo che quello che mi ha fatto perdere i modelli è che trovano che era fatto male, che io non facevo che dei quadri pieni di colore. Allora le brave puttane avevano paura di compromettersi e temevano di essere prese in giro per il loro ritratto. C'è quasi da scoraggiarsi quando si sente che si potrebbe fare tante cose se la gente avesse più buona volontà. Non posso rassegnarmi a dire l'uva è acerba e non mi do pace di non avere una modella. Comunque bisogna aver pazienza e cercarne delle altre. La lettura di questa lettera ci permette proprio di comprendere come in realtà a volte anche l'andare a ricercare tutta quella dietrologia psicologica, pensare che sì, ovviamente i tentativi di Van Gogh erano anche legati al tentativo di comprendere l'umano, no? Ciò che si nascondeva nella sua testa, ma erano evidentemente anche legati a una questione molto pratica, cioè lui non aveva modelli e modelle che erano disposte a posare per lui, quindi era costretto a dipingere se stesso. Triste ma vero. Questo essere riconosciuti post mortem è veramente qualcosa di paradossale e spaventoso. Il pensare che tutto quello che volevi, forse anche più, e magari in parte anche ciò che non volevi, lo hai raggiunto solo dopo essere morto. E questo accadeva e accade molto e troppo spesso. Anche altri autori da un punto di vista letterario verranno riconosciuti solamente dopo. Mi viene in mente per esempio Melville, il cui Moby Dick è stato riconosciuto solo dopo la sua morte, anche lì. È un po' doloroso, no? Pensando poi a quello che è diventato, ma se c'è un esempio paradigmatico di questi autori veramente maltrattati dalla vita per quanto poi loro gli hanno donato, è quello di Gaudì. Gaudì che mentre invecchiava e si dedicava alla Sagrada Famiglia si era lasciato talmente andare, era talmente trasandato che fu investito ma scambiato per un barbone non venne soccorso in tempo. Gaudì che ha messo in piedi e ha ideato la Sagrada Famiglia che porta centinaia di migliaia di turisti ogni giorno, ogni settimana a visitare Barcellona. Episodio che tra l'altro è anche raccontato in Un diamante per sempre, un film di Lupin, uno dei miei preferiti, stupendo. Che dirvi, vi lascio oggi con un po' di malinconia, ma vi invito tantissimo a recuperare queste lettere, perché hanno permesso a critici, ma anche ad appassionati, di comprendere la mente di uno dei più grandi geni della storia della pittura, che ha veramente rivoluzionato il modo di utilizzare e di vedere il colore. Un grande genio estremamente tormentato, che riconoscendosi sempre un peso deciderà proprio sul finire della sua vita di spararsi, commentando questo gesto dicendo: l'ho fatto per tutti voi ma ho mancato il colpo ancora una volta, e lasciando dietro di sé una sconfinata tristezza.